Ciao a tutti raga e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qua a fare la nostra prima recensione di questo fantastico casco della Bell Airstare 2. Dovrebbe in teoria chiamarsi così, semmai vi lascio qua come si chiama esattamente. È un modello del 2020, è davvero un ottimo casco, devo dire. Presenta svariati fori, raga, dove che potete prendere la massima aria nel viso e quindi soprattutto nel periodo caldo non avere problemi di sudorazione, diciamo, che magari sei completamente avvolto e quindi, ma non per questo significa che non sia protettivo, nel senso che ha due certificazioni, una da DH e l'altra comunque è una europea, e in più ha anche al suo interno la tecnologia MIPS, cioè che questa tecnologia permette nella parte sopra che può, nel caso che voi cadete, fare dei micro movimenti in modo da evitare di avere un trauma cranico. Sembra una cosa da niente, però fidatevi che secondo me è molto importante avere queste piccole cose che potranno sempre servirvi nel caso di caduta. Questo casco ha una particolarità che ora vi faccio vedere, ma non è l'unico. Questo casco ha la particolarità di essere un casco, se volete, integrale, ma con degli agganci che vi faccio vedere in un'altra ripresa un po' più vicino. Sono facilissimi da agganciare e sganciare e potete togliere la mettoniera davanti, tutta questa parte qua, e vi diventa come un casco normale a tutti gli effetti, sempre avendo la parte riparata dietro, che è una cosa molto importante, raga, perché nell'ambito enduro soprattutto dobbiamo usare anche dei caschi. Quando non vogliamo usare l'integrale dobbiamo usare comunque dei caschi che ci riparano anche tutta la parte del cervelletto e tutto, perché comunque battere la testa in questo modo qua così protegge, senza, come tipo un normale casco da cross country non lo fa. Sembra una cavolata, ma fidatevi che vi salva decisamente la vostra testa. Come potete vedere io l'ho preso di questa colorazione, che magari con questa luce qua può sembrare un po' arancione, ma è rosso chiaro con del grigio, sta veramente bene. Poi adesso l'ho un po' abbellito con degli adesivi, però devo dire che è davvero ottimo. Nel suo kit che ti danno lo troviamo innanzitutto in un'ottima custodia in tessuto, dove che possiamo metterlo al suo interno e riporlo lì per portarlo via o per tenerlo in casa comunque. Poi in più ti danno due di queste spugne, se vogliamo dire così, che si possono cambiare tramite semplicemente delle clip, e inoltre tutta la parte interna, che vi faccio vedere anche qua in un'altra clip più dettagliata, potete toglierlo, estrarlo completamente per lavarlo, ed è una cosa ottima perché in poco tempo riuscite a lavarlo. Dopo un paio di uscite, ad esempio adesso che fa tanto caldo, potete lavarlo tranquillamente. Questo è un ottimo vantaggio perché rispetto ad altri caschi magari alcune parti non potete staccarle, quindi per lavarle viene davvero difficoltoso. Invece così sono due parti staccabili che veramente ti semplificano la vita.
Come chiusure ha una normale chiusura a clip, e sul retro invece troviamo una chiusura a rotella che va a chiudere, diciamo, tutta la parte semicentrale della nostra testa e posteriore. L'unica pecca che ho trovato è che, come potete vedere anche dalle clip, praticamente come è stato messo io non riesco a girare la rotella bene perché va a toccare sulla plastica. Questo io la vedo un po' una cosa negativa, perché io personalmente o avrei fatto un intaglio qua giusto da poter girare, oppure l'avrei fatto un pelino più basso. Cioè, ci sono un po' modi che comunque almeno non ti rompi le mani, perché adesso sembra facile, dici basta tirarlo giù, ma averlo in testa è completamente diverso, e fidatevi che comunque un po' male le mani ve lo fate e non è così comodo. Poi nel loro kit vi danno anche questo splendido attacco GoPro, che però io personalmente ho capito che va qua, in questo alloggio qua, però io lo vado a inserire, ma comunque non sta, non so perché, ma non si incastra. Non so se è un difetto mio o cosa, però comunque anche questa cosa qua, diciamo che non è che la uso così tanto la GoPro in testa, quindi non è proprio un difetto che io personalmente direi che mi ha dato fastidio, però comunque è sempre una cosa che avete in meno, nel senso che vi danno, però cioè qui, a meno che non comprate l'altro attacco GoPro, che è quello col cinturino che potete attaccare qua, se non avete quello lì dovete usare per forza questo, ma se non si attacca naturalmente non potete usarlo, perché anche comunque incollarci un attacco GoPro qua diventa abbastanza difficoltoso. E quindi è un po' la nota dolente che ho trovato, ma il di più io dico la chiusura, veramente, che è una cosa che non ho trovato molto veloce. Poi abbiamo naturalmente il posto qua per fare 3 regolazioni della nostra visiera, da più bassa a metà a più alta. Questa regolazione è anche più alta, ci sta la nostra maschera se vogliamo metterla, e sta veramente alloggiata bene. Anche qua quando la mettiamo sta veramente molto bene e non abbiamo paura di perderlo, anche perché con la sua forma che è fatto dietro, soprattutto avendo anche questa parte qua in gomma, veramente è ottimo. Devo dire che mi sono trovato molto bene. In linea generale questo casco io veramente ve lo consiglio, perché a parte questi 2 pack io non mi sono mai trovato così bene, perché soprattutto ha un peso davvero ridotto, esattamente non so quanto pesa, ma se non sbaglio dovrebbe pesare su 1 chilo e qualcosa. Io veramente non ho mai trovato un casco così leggero, ne avevo anche provati alcuni in giro a dei festival o altre parti, ma non ne avevo mai trovati di così leggeri. Questa qua è veramente una cosa ottima, perché anche durante le nostre uscite o gare che dobbiamo metterlo e tenerlo per ore, questo ci permette di non affaticare troppo tutti i nostri muscoli della testa, i nervi e tutto, perché comunque non pesa assolutamente nulla. Anche in testa veramente io è come quasi se non lo sentissi. Ha un prezzo di circa 250 euro, raga. Io l'ho trovato più o meno a questo prezzo, ma veramente i suoi soldi li vale tutti, perché veramente è un casco ottimo. E io gli posso dare come voto 9,5 su 10, perché comunque per queste piccole
specche qua, la GoPro ma soprattutto qua, sinceramente io lo andrei un pochino più a studiare decentemente qua. Fargli semplicemente un intaglio non è niente di particolare, ma secondo me renderebbe tutto molto più, cioè che si possa utilizzare molto meglio, perché comunque qua fidatevi che far passare le mani quando ce l'avete in testa è assolutamente difficoltoso. Per il resto io raga finisco qua questa recensione, spero che vi sia piaciuta, vi ho spiegato un po' tutto i pregi e i difetti di questo casco, ve lo consiglio assolutamente. Se volete direttamente acquistarlo lo trovate nel link in descrizione. Ricordo che non ho fatto nessuna sponsorizzazione per dirvi che assolutamente è bello per forza, anche se magari non lo è. Io assolutamente ho voluto fare questo video perché almeno voi potete capire se acquistare una cosa piuttosto che no, perché dalle recensioni diciamo scritte a quelle un po' visive e che comunque qualcuno che lo usa è abbastanza differente. Detto questo, niente raga, spero che questo video vi sia piaciuto, vi ricordo di iscrivervi e di lasciare un like e soprattutto di seguirmi sulle mie pagine, perché sulle mie pagine posto praticamente quasi tutti i giorni qualcosa, più o meno, sulle nostre due pagine, sia quella del nostro gruppo di trade building che quello mio, quindi potete andare direttamente dai link in descrizione. E niente raga, ci vediamo al prossimo video e ciao!